Ciao, sono Federica, nella vita mi occupo di produzione eventi nell'ambito moda, ma sono anche una super appassionata del mondo del beauty, in particolare della skincare, e condivido la mia passione su Instagram, sul mio profilo che è federica.messa, e parlo di beauty un po' tutto tondo, di make-up, ma soprattutto di skincare. Oggi vi mostro la mia skincare routine serale. E iniziamo subito struccandoci. Come prima cosa mi tolgo i capelli dal viso, se no li lercio subito e già finisce che devo lavare i capelli subito oggi, quindi visto che li abbiamo lavati ieri, almeno per una settimanina vorrei essere a posto. E inizio struccandomi con un bifasico, parto dagli occhi. Visto che sono la zona un pochino più sensibile, cerco di usare qualcosa di delicato che non rischi di irritarli. Uso un dischetto riutilizzabile, applico il bifasico, prima lo lascio in posa qualche secondo facendo un pochino di massaggio con le dita e dopodiché faccio un movimento dall'alto verso il basso per togliere il mascara. Se ne rimane tutto sotto gli occhi non vi preoccupatevi, poi dopo col balsamo struccante togliamo tutti i residui. L'importante è cercare di essere sempre super delicati e non tirare o strofinare troppo. Come balsamo sto usando questo di Eterea che è molto delicato. Io ho una pelle, non ve l'ho detto, che è secca e disidratata, quindi devo cercare sempre di usare dei prodotti abbastanza ricchi che nutrino e idratino la pelle. Uso questo momento per fare anche un massaggino rilassante, visto che per me la skincare è prima di tutto una coccola. La skincare serale è forse il mio momento preferito della giornata perché è il momento in cui stacco il cervello e mi rendo conto che sono in pausa, basta, posso rilassarmi. Adesso aggiungo l'acqua, sciacquo tutto e poi passiamo al detergente. Con il viso ancora umido passo poi al detergente schiumogeno. Oggi uso l'Hydrating Cleanser di Yasae, che è un detergente in gel molto idratante ed è perfetto per tirare su tutti gli ultimi residui di detergente oleoso, impurità, sebo che si sono accumulati durante la giornata. Come vedete fa molta poca schiuma e questo è perfetto per le pelli secche ed è molto delicato, quindi posso andare anche sugli occhi per togliere gli ultimi residui di mascara. Di nuovo vado a sciacquarmi e torno. Dopo la detersione sento il viso bello morbido e idratato, non tira minimamente e questo è esattamente l'effetto che cerco. Avendo appunto una pelle secca cerco di non usare detergenti troppo aggressivi che lasciano la sensazione magari di pelle che tira. Allora, io non voglio dare l'impressione che per fare una buona skincare routine si debbano per forza fare 200 passaggi, però oggi ci facciamo un po' una coccola e quindi ho deciso di mostrarvi la mia skincare routine completa, che di solito è proprio quella della domenica, la giornata di relax più totale. Però oggi, anche se non è domenica, ce la concediamo perché io penso di essermelo meritato. Iniziamo dal tonico e utilizzo questo di I'm From, che è un tonico a base di riso, di estratto di riso, e contiene anche niacinamide che idrata la pelle e la rende super luminosa. È perfetta per regolarizzare la produzione di sebo e dona anche alla pelle una luminosità meravigliosa. Normalmente prima di questo step avrei utilizzato un esfoliante chimico e il mio preferito è il 2% Liquid Exfoliant di Paula's Choice, ma visto che oggi utilizzeremo il retinolo preferisco evitare perché l'acido salicilico e il retinolo non vanno molto d'accordo, soprattutto per le pelli più delicate come la mia. Come prossimo step utilizzo una mist idratante, anche lei con un effetto super luminoso, senza parlare sennò. Lei mi piace perché ha un vaporizzatore che è molto fine, l'unica cosa è che ha un profumo di anguria un pochino artificiale per i miei gusti, però svanisce in fretta, lascio che si asciughi e lo tampono anche un pochino per farlo assorbire meglio e dopodiché passo all'essenza. Oggi utilizzo la Mugwort Essence, che è dello stesso brand del tonico che abbiamo usato poco fa, che è a base di artemisia. Questa essenza contiene il 100% di artemisia, non ha altri ingredienti a parte quella, che è molto lenitiva e ha anche una funzione purificante. Visto che in questo periodo con la mascherina la pelle è sempre un po' agitata, tendenzialmente più di quanto non lo sia di solito, avere all'interno della routine degli ingredienti lenitivi e calmanti mi aiutano a tenere tutto sotto controllo.
Visto che oggi abbiamo detto che ci coccoliamo un po' più del solito, invece che passare subito alla crema occhi, applico prima dei patch che aiutano a sgonfiare un pochino la zona del contorno occhi e a renderla più luminosa. Avrete capito che il mio main goal è quello di avere una pelle il più luminosa possibile. Questi qua sono i miei preferiti e sono quelli di Patchology e contengono anche retinolo. Essendo dei patch in idrogel hanno un po' la simpatica abitudine di andarsene in giro per la faccia, quindi è importante per i primi secondi posizionarli nel modo giusto, di modo che restino poi fermi lì. Li lasciamo in posa una ventina di minuti mentre magari ci facciamo una bella tisana e poi li rimuovo. Ci siamo rilassati per bene, direi che possiamo togliere i nostri patch. Sono ancora un pochino umidi, io cerco di non lasciare che si asciughino proprio completamente perché sennò rischiano magari di tirare un pochino la zona del contorno occhi e noi vogliamo sempre essere il più delicati possibili. Se c'è un po' di siero in eccesso lo massaggiamo sulla zona, che tanto fa solo bene. Se vogliamo essere proprio super extra, dopo aver massaggiato il siero possiamo applicare anche una crema occhi specifica. Io oggi applico questa di Biossance che contiene squalano e estratto di alga marina, che è molto nutriente e rimpolpante. È importante fare un movimento molto delicato sulla zona del contorno occhi perché è una zona molto sensibile. Come vedete, per esempio, io ho la pelle estremamente sottile, probabilmente anche se siete lontani potete vedere un pochino le venuzze sulla mia palpebra, quindi è importante che io cerchi di essere il più delicata possibile su questa zona. Disse quella che 10 minuti dopo si stava strofinando gli occhi. Dopodiché passo ai sieri. Io sono un amante del layering quando si tratta dei sieri, quindi spesso ne uso più di uno. Oggi utilizzo un siero lenitivo, sempre per tornare all'argomento di prima. Siamo in un periodo in cui la pelle è estremamente irritata dall'uso costante della mascherina, quindi avere degli ingredienti lenitivi all'interno della routine in questo momento per me è più importante che mai, e utilizzo il CBD Skin Transformative Treatment Milk di Paula's Choice, che contiene al suo interno un po' di CBD. Ne basta veramente poco e lo vado a massaggiare. Un altro siero che mi piace tantissimo ma che non andremo a usare oggi per la stessa teoria di prima, secondo cui gli esfolianti chimici non vanno troppo d'accordo con il retinolo, è l'Honeymoon Glow di Pharmacy, che però per ora lasciamo da parte. Vado poi ad utilizzare un siero idratante e ci aggiungo un paio di goccine del booster alla niacinamide, sempre di Paula's Choice. 1, 2, 3, 4. Ne bastano veramente poche gocce, anche perché se stiamo mettendo più sieri insieme non ha senso esagerare con le dosi. 1, 2, 3, 4. Mi sento un po' mixologist quando faccio queste cose. Mi raccomando, prima mi sono dimenticata di andare sul collo, importantissimo. Prima zona che per noi donne mostra l'età, collo e mani, anche più del viso. Come ultimo step della skincare routine vado ad applicare la mia crema notte e ci aggiungo un paio di goccine dell'olio al retinolo di cui vi parlavo prima. Lui è il CBD Oil Plus Retinol di Paula's Choice, contiene una percentuale di retinolo dello 0,5%, questo lo rende abbastanza adatto anche ai beginners e per me è perfetto perché la mia pelle non regge benissimo percentuali troppo alte di retinolo, essendo, come vi ho detto prima, un pochino delicata. Vado ad applicare prima la crema e poi metto sulle mani un paio di goccine di olio e massaggio tutto insieme. Vorrei essere capace di farmi da sola quei bei massaggi facciali che vedo sempre su Instagram o che fanno nelle spa, ma non sono una grande esperta, quindi mi aiuto un pochino con una gua sha. Anche in questo caso non sono proprio super esperta, non so esattamente quello che faccio, però seguo con le linee della gua sha le linee del mio viso e più o meno me la cavo. Questo serve per drenare. Io tengo anche lui in frigorifero come i patch per gli occhi e mi aiuta a drenare e a migliorare la circolazione. Come ultimo step della mia skincare routine cerco di prendermi cura non solo della mia pelle ma anche delle mie sopracciglia, che per me sono importantissime, e vado ad applicare un siero rinforzante. Questo è il 41 di Rouge Plus. Mi avvicino un pochino allo specchio e lo vado ad applicare sia sulle sopracciglia che sulle ciglia. E poi, aiutandomi con uno scovolino,
le pettino in modo che il prodotto si distribuisca al meglio. Aspetto che tutti i prodotti si siano assorbiti di modo che non ci sia troppo olio in eccesso sul viso e poi vado a curare un paio delle piccole irritazioni che ho, come vi dicevo prima, da mascherina, in questo momento applicando dei patch. Questi mi servono principalmente per evitare di mettere le mani sopra a brufoli e brufoletti, perché nonostante io sia nell'ambito della skincare da diverso tempo, una cosa che ancora non ho imparato è a non tormentare le piccole imperfezioni che compaiono sul mio viso, quindi prendo uno di questi patch in idrogel e vado ad applicarlo sulle imperfezioni, per esempio questa qui. Durante la notte farà il suo lavoro e assorbirà il sebo e le impurità in eccesso e al mattino sarà più sgonfio e meno arrossato. Direi che abbiamo finito. Prima di andare a letto l'ultima coccola è spruzzare un pochino di un vaporizzatore a base di lavanda sul cuscino e poi dormo che è una meraviglia.